Assurdo! Wow! Ok, ho decisamente esagerato. Questo è il mio nuovo simulatore di volo. Adesso sono in volo sopra Milano, ma andiamo con molto ordine. È fighissima sta cosa! Guardate il Duomo! Salve, direttamente dall'Aeroclub di Milano. Se vi siete persi qualcosa, qualche mese fa ho iniziato il percorso per prendere la licenza di pilota privato, il PPL, per volare con questi aerei e poi in futuro con altri aerei. Il corso sta procedendo, lezione dopo lezione, ho già fatto i primi voli da solo e sono già a un discreto punto, ma mi sono detto perché non unire questa passione per gli aerei con la mia grandissima passione per la tecnologia, e quindi oggi, in collaborazione con Microsoft Flight Simulator 2024, costruiremo un mega simulatore di volo. Quindi iniziamo con la costruzione. Buon viaggio! È l'ora dello sbusto. Sono arrivati i primi pacchettini. Partiamo con quello che è il comando principale, ovvero la cloche dell'aereo. Poi comunque tutti i link di tutta la roba ve la lascio qua sotto in descrizione, così se siete curiosi vedete, fate, disfate. Fighissimo! Ma che roba! Con tutti i pulsantini, i joystick, gli interruttori generali. Sono già casatissimo. Poi l'altra cosa fondamentale, ovvero le manette da cui si gestisce la potenza da applicare all'aereo. Scatola. Ah, che figo! Ma è gigante sta roba. Anche qua abbiamo tutti gli interruttorini, i vari settaggi della radio, i flap, e poi qui ci sono le varie manette che si possono impostare o con questi, che sono quelli dell'aviazione generale, o con questi, che sono più simili a quelli che ci sono sugli aerei di linea. Infatti il concetto alla base del simulatore che stiamo costruendo, a differenza dei simulatori mega professionali che però fanno solamente un aereo, è un qualcosa che possa essere modulare e quindi possa poi, cambiando vari settaggi o varie parti, essere utilizzato per più aerei e non solo. E la cosa fighissima è che poi da Flight Simulator potremo fare veramente di tutto. Quindi abbiamo la cloche, abbiamo i comandi principali, manca l'ultimo controllo fondamentale, che per chi non lo sapesse sono i piedi. Sì, gli aerei si pilotano anche con i piedi. Sempre con i piedi. I piedi sono fondamentali. E soprattutto all'inizio è una cosa molto controintuitiva. Il mio istruttore ogni volta: piede destro, piede. Eccoci. Ciao Renato, un saluto. Qua abbiamo questi, a cui poi si montano questi. Dovrebbe uscire una cosa tipo così. È molto più complesso di quello che pensassi. Bene. Il pezzo forte di tutto quanto però saranno i monitor. La. Questo è il top che si può avere, diciamo, a livello non professionale da simulatore della compagnia aerea o dell'aeronautica, per intenderci. Samsung Arc 55 pollici curvo, ne abbiamo 3, quindi verrà un gigantesco campo visivo che copre più di 180 gradi. Dobbiamo poi costruire tutta la struttura attorno, che sarà la parte più divertente. Dove lo facciamo? Qua sopra, nella zona gaming dello studio. Qua tra l'altro vedete il simulatore di guida smontato, perché poi vi spiego. E qua, al posto di questa postazione che adesso sta venendo usata un po' per podcast, un po' per il gaming, con il mitico computer Star Destroyer che c'è ancora, anche se poverino porco can ha subito qualche perdita, verrà il nostro simulatore. Guardate quanto spazio! Riesco quasi già a vedere il simulatore. Comunque sti monitor sono assurdi, cioè solo lo stand sono tipo 15 kg ed è più grande di me. Voilà, c'entra. Più grande del previsto. Ovviamente vanno rialzati, bisogna costruire tutta la struttura. Ok, è passato qualche giorno, qua abbiamo fatto un setup solo per provare che tutto funzionasse. Quindi questo è tutto temporaneo. Qua c'è il mio mega computer con la 4090 e qua abbiamo già Fly Simulator pronto con il nostro Cessnino settato già su tutti i 3 schermi. Vi faccio vedere al volissimo. Guardate qua che roba. Siamo a Bresso, questo è il nostro aereo. È fighissimo, mi sembra già di stare lì. Ma non c'è tempo da perdere, perché adesso dobbiamo costruire tutta la struttura. Anche perché la postazione deve essere qua in mezzo per avere tutta la visuale. Loro devono essere rialzati. E da sotto è arrivata la sedia, che però pesa tantissimo. E allora, via tutto.
Questi saranno i lati e poi si sale. Sì. Dai, queste sono tutte le viti! Ah, ovviamente tutto quello che stiamo facendo è l'eccesso dell'eccesso dell'eccesso. Nel senso che non è necessario avere tutta sta roba per farsi un simulatore. Basta un computer normale, un monitor, delle periferiche base e già con Flight Simulator ti diverti alla grande. Ma noi vogliamo il top del top che si può avere senza andare negli usi dei simulatori dell'aeronautica tipo. E quindi anche questa sedia sarà fighissima. Ok, questa dovrebbe essere la situazione. 2 mobiletti da usare come supporto. Qua centrale abbiamo questo che adesso tagliamo, agganciamo, fissiamo. Fidatevi di me. Poesia. Ragazzi, sta iniziando decisamente a prendere forma. Ora spelicoliamo. Che benessere. Mamma mia, che spettacolo. Adesso setappo tutte le cose varie, mettiamo un po' di abbellimenti. Sono distrutto, sono le 2:42, ma è uscita una cosa fenomenale. Tutto funziona, quindi ci vediamo con il simulatore completato. Ed ecco a voi il nostro nuovo mega simulatore di volo. È davvero gigante. Io sono super soddisfatto e non pensavo sarebbe venuto così figo. Ovviamente ve lo dico già, negli ultimi giorni ho nerdato tantissimo a Flight Simulator assieme a qualsiasi altra persona che è passata da questo studio. Com'è questo simulatore? Una bomba. È un pochettino complesso entrare, dopodiché si può addirittura regolare il sedile avanti e indietro, esattamente come sugli aerei veri. E oltre ad avere questa mega vista con i 3 monitor da 55 pollici, ricordo, curvi, che vanno a coprirmi di fatto 180 gradi, ho praticamente la visuale completa sul mondo. Abbiamo i nostri comandi di volo principali con la classica cloche che fa tutti i vari movimenti, interruttori, delle batterie, delle luci, insomma tutte cose che ci sono sull'aereo. Qua c'è appunto tutta la zona manette, trim, carrello, flap, miscela. In base all'aereo, in base alla circostanza si può settappare tutto in modo che queste varie leve comandino varie cose sostanzialmente. Stesso discorso per i tastini. Mi gasa troppo l'idea di avere i tastini fisici che si interfacciano direttamente con Flight Simulator. Sopra mi sono progettato, costruito e stampato in 3D direttamente, nulla di che, ma semplicemente questo supporto per il mouse, perché comunque nel gioco per muoversi nelle varie impostazioni è molto molto comodo da avere. Sotto ai piedi abbiamo la pedaliera per controllare il timone dietro, i freni e la ruota quando sei a terra, mentre dall'altro lato abbiamo questo piccolo pannellino con altri tasti programmabili che è semplicemente uno Stream Deck, dove per esempio in questo caso abbiamo le scorciatoie per le varie inquadrature dell'aereo. Qua abbiamo la tastiera, sempre comoda anche questa, e qua c'è la possibilità di attaccarci altre cose, perché se voglio pilotare aerei diversi o elicotteri la cloche non va benissimo. Dopo vi mostro, perché abbiamo anche l'altro setup. Come vedete poi tutte le periferiche che abbiamo qua sono riportate nel gioco, nella cabina virtuale, e io da qua ho una riproduzione super fedele di tutti quelli che sono gli strumenti dell'aeroplano che sto pilotando. Vi faccio vedere la situazione a bordo, che è praticamente la stessa del nostro simulatore. Ovviamente qua è tutto molto più analogico. Questo è il nostro cockpit, questa è la nostra visuale, abbiamo la nostra cloche per i comandi di volo, i pedali, il trim, carburante, manetta, miscela, flap, tutti i fusibili vari con gli interruttori per le varie luci. Da qua si accende il master e poi tutta la strumentazione, velocità, orizzonte artificiale, altitudine. Non sto qui a spiegarvi tutto, questi ovviamente sono tutti super mega analogici. I Cessna nuovi hanno banalmente il mega Garmin con tutto digitale, la nostra mitica bussola, strumenti motore, transponder GPS radio. Capite che sono disposti in maniera diversa, ma il concetto rimane lo stesso. E in realtà la cosa fighissima è che anche in aerei più grandi ovviamente diventa tutto più tecnologico e più figo, e se hai per esempio 2 motori diventa tutto doppio, però il concetto alla base rimane sempre
questo. E la cosa fighissima del simulatore è che diventa modulare, quindi puoi proprio simulare ogni possibile aereo. Quindi tutto fighissimo, avere tutti i pulsanti settati, le scorciatoie, tutto è fisico per simulare ancora di più, però potenzialmente basta un joystick banalissimo. Da qua con il mouse, la tastiera e le varie scorciatoie si può comunque gestire tutto, e per iniziare basta e avanza. E guardate un po' cosa ho trovato nella mia vecchia cameretta. Microsoft Flight Simulator X, questo ci giocavo da bambino, ormai più di 15 anni fa, e ho trovato anche questo che era il mio joystick. Ai tempi mi sentivo fighissimo, parliamo di un joystick da 40 euro, cioè fa un sacco ridere visto adesso. Che schifo. La plastica è diventata tutta appiccicosa. Ah, si faceva così. Mamma mia, quanti ricordi. Questo per dire che la cosa più bella di Flight Simulator è proprio questo, che è super democratico. Puoi giocarci tranquillamente dal computer, praticamente senza niente, o con un joystick super base, o dall'Xbox per dire, o puoi costruirti il simulatore sempre più avanzato. Tutto è iniziato da qua. Wow. Ecco, per farvi capire meglio quanto diamine è realistico, facciamo di nuovo un salto nel mondo vero. Quindi vi faccio vedere un volo al simulatore confrontato direttamente con un volo nella realtà. Qua abbiamo il nostro aereo, abbiamo gli hangar, abbiamo la biga. È davvero pazzesco il livello grafico. E saliamo a bordo. Batteria on, beacon on, area circostante libera, cinture allacciare. Mi fa troppo ridere sta cosa di allacciare le cinture al simulatore. Stringiamo, miscela ricca, elica, e accendiamo, signori. Bene, possiamo andare. Io trovo che sia pazzesco quanto sia tutto uguale al mondo vero. Pensate che Asobo ha proprio creato un gemello digitale della Terra, e quindi addirittura in questo momento state vedendo le condizioni meteo di questo preciso istante di volo. Volendo io vado qua e posso impostare l'orario che voglio, passato, presente, futuro. Ok, queste più o meno erano le condizioni identiche a quelle del volo. Cioè guardate gli hangar, le pompe di benzina. Io sono allibito. Senza senso come ti ritrovi in ogni singolo riferimento. Pensate che addirittura ci sono dei modelli di animazioni 3D per la fauna selvatica. Guardate! Ci sono le mucche! Mucche! Ho trovato le mucche! Oltre a tutti i vari velivoli di ogni tipo. Comunque qua di solito noi ci mettiamo in questo modo per fare quella che fondamentalmente è la prova motore. Quindi qua si fanno tutti i controlli vari. Carburante, both, temperatura olio, arco verde, aria calda carburatore, miscela, ok, magneti nei limiti. Una volta che si è pronti, si chiama in radio. Presso radio, Serra Rianchi all'intersezione Mike, pronto per il contropista. E siamo pronti per inserirci nella pista. La pista si usa sempre tutta quanta, perché non si sa mai. Giriamo, siamo allineati con la pista. Bresso radio, Yaki, decolla 1.8. Possiamo andare, signori. L'aereo prende velocità. Bene. Possiamo salire. Oh yes! Siamo in aria. Milano davanti a noi. E questo è esattamente quello che facciamo nel mondo vero. Proprio identico. 800 piedi, possiamo togliere i flap. Continuiamo a salire. Iniziamo a virare a destra. E la cosa che più mi lascia sbalordito è come riesci proprio ad avere tutti i riferimenti che hai esattamente come nella realtà. Poi è chiaro che le sensazioni sono differenti, però adesso iniziamo già a rallentare, che completiamo il cosiddetto circuito tornando da dove siamo decollati, senza fare chissà che cosa. Virata a destra, altra virata a destra, e ci andiamo ad allineare di nuovo con la pista. Perfetto, siamo allineati. Adesso bisogna semplicemente atterrare nella maniera più morbida possibile. Quindi puntiamo la pista, facciamo la nostra flare piano piano. Sono un po' storto. Voilà! Atterrati, puliti. Signori, è stato un piacere volare con voi. Ora, io adesso vi ho fatto vedere Milano-Bresso perché è l'aeroporto che conosco più di tutti, perché ci sto appunto facendo il corso. Però la cosa che mi fa impazzire di questo gioco è che, come vedete, possiamo scegliere ogni singolo aeroporto sulla faccia della terra, aggiornato con le condizioni del posto. Vuoi volare sopra Parigi? Puoi farlo. Vuoi volare sopra New York e tentare di amare nell'Hudson? Puoi farlo. Signori, 20. prepararsi all'impatto. Retard 10. Retard. Olè! Fermo!
Sopravvissuti sul mare, nel deserto, da qualsiasi posto. Tutta la Terra è stata mappata con le immagini satellitari e poi con tutta una serie di modelli 3D si riescono ad avere le colline, le montagne e le case. Qua state vedendo vari aerei che ci sono, dal Cessna appunto fino agli aerei di linea. C'è addirittura il primo aereo di Fratelli Wright, aerei, elicotteri, chi più ne ha più ne metta. E in base a quello che vuoi fare puoi decidere tu se volare e basta o se fare una simulazione molto precisa con tutte le procedure giuste. La cosa bella però, oltre alla simulazione in sé per sé, al volo libero che ti puoi settare tu dove vuoi, quando vuoi e con l'aereo che vuoi. Tra l'altro, oltre a quelli di Flight Simulator si possono anche scaricare altri aerei, altri scenari fatti dalla community di Flight Simulator. Il mondo della simulazione è veramente folle. Ecco, oltre a questo abbiamo anche le modalità di gioco, dalla sfida fotografo del mondo, che consiste nel cercare e fotografare tutti i monumenti più famosi del mondo. Poi c'è la modalità carriera, dove simuli effettivamente di essere un pilota che da zero parte prendendoti piano piano tutte le varie abilitazioni, dalla licenza di pilota privato, da cui si parte, il PPL per l'appunto, quello che sto facendo io, fino a poter volare con gli aerei cargo di linea giganti, piuttosto che i Canadair. Tra l'altro, a proposito dei Canadair, su Volare prossimamente troverete un video con Raed fatto con questo mitico simulatore, dove vi raccontiamo per l'appunto i Canadair, come funzionano, che ingegneria assurda hanno, e vediamo anche il simulatore all'opera. E poi c'è tutta la parte di elicotteri, lavoro aereo, caricare, ganci, non ganci, elisoccorso, insomma praticamente tutte le cose che volano nel mondo sono state ricreate in questo gioco, con anche un minimo di dinamiche economiche, perché non è che arrivi e fai quello che vuoi, tu parti da zero, quindi non solo devi prenderti licenza dopo licenza, ma devi anche fare le ore di volo, prenderti le singole specializzazioni per le varie attività, tipo queste, e soprattutto ti servono i soldi. Porti le persone, porti le cose, porti i paracadutisti, ti fai pagare e così piano piano puoi progredire fino addirittura a creare la tua compagnia aerea. Io credo che dovrò passare la vita qua sopra. Oltre a questo c'è la Lega Sfide, dove in base alla settimana ci sono varie gare di velocità, di precisione, a seconda di quello che c'è, e si compete con tutti gli altri giocatori online. E poi ci sono le varie attività, si può scegliere dalle cose più classiche come l'addestramento. E per concludere, bello il Cessna, bello tutto quanto, ma proviamo qualcosa di più potente. Si toglie la cloche, si prende il joystick, lo si piazza qua in mezzo alle gambe, altra manetta che mettiamo qua a sinistra, F18 direttamente da Milano Malpensa. Guardate che roba, con il nostro joystick centrale, qua a sinistra la manetta, esattamente come sull'F18. 3, 2, 1, tutta potenza e possiamo decollare, amici. Praticamente wow! Assurdo! Sì, questa roba è decisamente più potente del Cessna. Mamma mia, mi sento dentro Top Gun. Questa cosa è totalmente senza senso. È ufficialmente la mia cosa preferita del mondo. Quindi da Yaki e da questo mega simulatore era tutto. Fatemi magari sapere che cosa potrei fare. Sicuramente vedrete tanti altri video su Volare dedicati agli aerei. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo prossimamente con prossime cose o prossimi voli. Chi lo sa. Ciao ciao!